Sono Enrico Bartolini, chef del ristorante Enrico Bartolini al Mudec in via Tortona a Milano, 2 stelle Michelin. Oggi, per lanciare il concorso Acqua di Chef, vi presento la mia interpretazione contemporanea di un piatto tradizionale che sono le alici in saor. Questo piatto ha iniziato a piacermi quando ancora mangiavo le sarde in saor, un piatto un po' ricco di calorie e anche di sapore. Avevo voglia di mangiarne sempre di più, ma di alleggerirlo e vederlo con una chiave moderna. Questo piatto richiede delle bellissime alici appena pescate e si tastano. Le nonne una volta le toccavano ad agio, sentendo quanto erano dure e ne decidevano la qualità. Le alici vengono quindi aperte al libro, eliminando la lisca, l'intestino, la testa e soprattutto se ci sono delle impurità, delle squame, vengono lavate e adagiate su una placca in modo da poterle cospargere di sale e zucchero. È un primo condimento che diventa una marinatura. Questo pesce azzurro riposa qualche minuto in sale e zucchero finché l'umidità non fuoriesce. Le alici vengono poi lavate, quindi eliminando la polvere di sale e di zucchero che rimane, tamponate e adagiate nell'olio extravergine, proprio sommerse, con anche l'aiuto di altri aromi come l'aglio fresco, il timo comune. Le alici hanno riposato per una notte intera nell'olio extravergine, quindi si possono estrarre e si tamponano adagiandole su una carta assorbente. Una volta eliminato con la carta assorbente l'olio extravergine di oliva, si appoggiano sulla pellicola e si comincia a farcirle con il saor. Per la preparazione della nostra farcia abbiamo i pinoli, delle cipolle che vengono consumate ad agio dopo averle saltate vigorosamente con l'agrodolce, quindi l'uso dell'alloro, lo spicchio d'aglio a piacimento e dell'aceto e dello zucchero. Per la preparazione del carpione si prepara una base di aceto, una di vino bianco, una di acqua, una serie di aromi secchi e freschi che dopo essere tostati vengono sommersi dai liquidi. Il carpione in questo caso si prepara come un'infusione calda che si lascia sobbollire ad agio per un po' e poi più riposa e più le spezie si esprimeranno meglio. Una volta pronto il nostro infuso di carpione si aggiunge una polvere gelificante e le alici ben fredde si tuffano affinché il carpione si attacchi e crea un involucro molto delicato, molto fine, ricco di sapore e acidità. L'ultima fase della nostra preparazione, vicino all'impiattamento, è l'assemblaggio dell'alice in saor con l'ostrica. Si usa una crema fatta con grano saraceno che si cosparge sopra a ognuna delle nostre alici. Nella porzione ne utilizziamo 3, se abbiamo stomaci generosi ne possiamo usare anche di più e nella degustazione se ne utilizza una soltanto. Quindi per ognuna delle alici posizioniamo l'ostrica che è stata appena aperta e leggermente incisa sotto senza farla asciugare troppo. Si posiziona sopra nascondendo l'alice. Procedo con l'impiattamento iniziando a preparare il piatto con una polvere di erbe alla base. Le erbe in questione sono la spirulina, quindi un'erba di mare, un'alga, profumate con del finocchietto e del limone. Vado avanti con una salsa di ostriche, una maionese fatta con l'ostrica in infusione e l'olio. Si costruisce una corona intorno al nostro cerchio di erbe. Prossimo passaggio sarà l'inserimento del caviale di limone. Un infuso di limone che con l'aiuto di agar-agar lo abbiamo con la siringa sparato nell'olio di semi e raccolte le perle. Prossimo passaggio, posizioniamo le alici in saor avvolte dall'ostrica. Questo piatto è accompagnato da alcune parti vegetali che vengono spruzzate con un infuso di aceto e olio e aromi, un po' a ricordare il carpione. Una parte di questi vegetali vengono cosparsi con una polvere di rapa rossa e adagiati nel piatto delle nostre alici in saor, cercando di dare movimento.
mentre l'acetosella si mette sulle ostriche in modo che questa piccola foglia aumenti l'acidità del morso. Si completa con la salsa di rafano e dal piatto tradizionale alici o sarde in saor ecco il nostro alici, ostriche e caviale.